Ciao amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 novembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo questo bellissimo cavaliere che è portatore di novità, essendo una carta di movimento e di energie che si muovono abbastanza in fretta, indica l'arrivo di notizie, di idee, di spostamenti, di ricevere o fare visite, cose che ci vengono consegnate, cose che ci vengono date, appunto, che possono essere delle informazioni, delle cose utili per noi. Quindi partiamo con un inizio abbastanza scoppiettante, in fermento, e poi troviamo la carta della chiave, molto interessante. Sapete perché? Perché riguarda oltre l'arrivo di varie cose, magari una cosa in particolare può essere una soluzione, una nuova idea per un nuovo inizio, oppure siccome la chiave ha quello straordinario potere di chiudere delle porte e di aprirne delle altre, e questo è il nostro potere che possiamo esercitare proprio in questa settimana. Abbiamo bisogno di chiudere con alcune cose, oppure in modo definitivo o non definitivo, quantomeno di metterle da parte, oppure abbiamo bisogno di concentrarci verso nuove situazioni, quindi questo è il momento giusto anche per aprirci al nuovo. E poi abbiamo l'ancora. Anzi, questa carta vi sta dicendo che è possibile subito, immediatamente, ottenere un risultato, miglioramenti e soddisfazioni. Anche l'ancora ha un doppio significato, perché vuol dire trovare un'ancora di salvezza, nel senso una soluzione, un'idea o un qualcosa anche all'ultimo momento che ci può essere molto molto utile. Dall'altro lato può indicare una soddisfazione, un risultato immediato in quello che stiamo facendo, oppure addirittura abbiamo bisogno di fermarci, di riposarci un attimino, di valutare attentamente prima di continuare e di procedere in alcune cose. Comunque si vedono delle bellissime energie per voi, proprio in movimento, in cambiamento, in evoluzione. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario, e troviamo anche quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore e coppia single principalmente, però alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni e ai rapporti più importanti per voi in questo momento, che possono riguardare la famiglia o le amicizie, quindi consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni e di adattarle a voi, a quello che state vivendo. Abbiamo questo bellissimo giglio, molto, molto positivo, perché a parte essere simbolo di purezza, appunto fa riferimento a un bel sentimento puro, a qualcosa senza aspettative, gli ideali sono condivisi, rispetto reciproco, protezione, attenzione, cura, onestà, quindi tante cose, diciamo, positive. Diciamo una fase di costruzione o di recupero, quindi si tratta anche di intesa ritrovata. Magari per i single si può parlare pure di
un nuovo desiderio, anche di ritorno di fiamma per certi aspetti. Ovviamente, diciamo, consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni. Si parla di ritorno di fiamma, vedo questo perché, abbiamo proprio il Myosotis che parla del passato, parla dei ricordi, di quello che è stato effettivamente e che quindi, magari possiamo sentire mancanza per, un qualcosa che è stato, che può essere anche malinconia o ricordi positivi, piacevoli della coppia stessa che in qualche modo si vuole e si cerca di recuperare, di rivedere, anche delle idee, delle cose che volete realizzare. Forse adesso, alcune cose richiedono la vostra attenzione, le cose più importanti, quindi alcune cose devono essere messe da parte, ci si deve dedicare appunto ognuno alle proprie cose più importanti, chi il lavoro o la famiglia stessa, quindi ci sono delle priorità, questo è il senso. Non vuol dire rinunciare totalmente, vuol dire al momento mettere da parte. Questo per i single vuol dire, come già vi stavo dicendo, che può esserci un ritorno di fiamma, che può esserci qualcosa che non ancora è stato metabolizzato dal passato, perché in effetti nostalgia, rimpianto, mancanza di una persona possono farsi, sentire. Però attenzione, arriva comunque il papavero a dirci che non dobbiamo pentirci di nulla, che se c'è malinconia effettivamente abbiamo bisogno di guarire e di utilizzare il nostro potere, come abbiamo visto, proprio per voltare pagina, per chiudere con alcune cose e andare avanti. E poi, indica un'attenta valutazione, come una rinuncia positiva, quindi a rinuncia a tutto quello che non è andato, a tutto quello che non ha funzionato, che alcune cose non dipendono da voi, soprattutto nelle relazioni. È vero, c'è sempre un concorso, questo è vero, però magari di solito alcune cose possono magari convergere non in modo positivo e costruttivo per un avanzamento o un miglioramento. Quindi in base a quello che state vivendo io posso solo dirvi che queste carte vi stanno dicendo che in qualche modo dovete guarire le vostre ferite e andare avanti. È possibile trovare armonia, pace in voi stessi e anche verso nuove situazioni, però in qualche modo c'è bisogno del vostro pensiero, della vostra volontà. Adesso andiamo avanti a vedere la parte più pratica, dove troviamo il sacerdote. Ecco, qui c'è bisogno proprio di riflessione oppure dell'ausilio di una persona di fiducia, una persona che vi può confortare, aiutare, sostenere, non solo dal punto di vista pratico, forse in questo caso un po' più dal punto di vista di sostegno emotivo, di spinta, di qualcuno che vi ispira a procedere oltre, però qualcuno che può anche incentivare le vostre migliori qualità e quindi di poterle utilizzare al meglio. Infatti, come vi dicevo, c'è la fase di crescita, di evoluzione, una nuova energia che può essere proprio utilizzata, nuova energia e come vi dicevo anche nuove idee, che può essere utilizzata al meglio nelle vostre varie faccende. Quelle che state portando avanti, quindi si vede maggior cura, attenzione che troverà dei risultati, di consolidare e migliorare le vostre finanze, di stabilizzare tutto quello che avete a disposizione e non solo, qui si può parlare anche di aumento, guadagno, miglioramento appunto proprio dei vostri risparmi. Ci sono dei buoni propositi e anche delle proposte e delle offerte che devono essere valutate, questo lo dico soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, perché effettivamente qui si vede una svolta positiva ed ecco perché c'è bisogno di valutare, perché il nuovo inizio è possibile,
o comunque più possibilità che si aprono, che ovviamente richiedono la vostra attenzione e valutazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!